Ne abbiamo visto applicazioni video per iPhone, ma come questa, come Kino Video Camera Pro, secondo me no, perché ha delle caratteristiche diciamo interessanti, anche se poi, come vedremo all'interno del video, manca qualcosuccia, ma l'immediatezza e ovviamente la semplicità dell'interfaccia fanno di questa applicazione un'applicazione che può essere utilizzata da tutti, esperti e meno esperti. Bene, bando alle ciance, bando a tutti i discorsi, andiamo a vedere subito di cosa si tratta e la esploriamo a fondo e la proveremo anche sul campo. Non ci resta che andare a vedere una prima panoramica dell'applicazione. State ben attenti a come si presenta. Eccola qua. Molto pulita, essenziale, però racchiude ovviamente delle pro e i contro. Ok? Innanzitutto diamo uno sguardo alla schermata principale, mentre al centro abbiamo la nostra ripresa, ok, quello che stiamo riprendendo. E qui abbiamo i valori del nostro storage, quanto abbiamo ancora da poter registrare, molto semplice. Qua sotto abbiamo i VMeter, non i volumi, perché la prima cosa che non ha è proprio una gestione dell'audio. Non possiamo andare a decidere il volume di entrata, anche se poi riconosce ovviamente il microfono che abbiamo ovviamente diciamo agganciato al nostro iPhone. E vabbè ragazzi, lo stesso non c'è problema. Qua abbiamo invece le due modalità. Adesso vedete messa in auto e la cosa carina è che quando questo auto si accende di verde vorrebbe dire che diciamo la nostra esposizione è corretta. Ecco, quindi se lo mettiamo, diciamo, se noi ci mettiamo alla luce, ok, abbiamo tanta luce, siamo ovviamente abbiamo un'esposizione molto forte, mettendo il filtro ovviamente andiamo a correggere questa cosa e la luce, l'auto si dovrebbe accendere per dirci ok. Vabbè, comunque poi lo proveremo. Posso cliccare su e andare ovviamente in manuale. Una cosa che ci tengo a dire: quando siamo in auto l'angolo di esposizione è sempre su 180 automaticamente, quindi molto bene questa cosa. E qui possiamo stabilire l'angle se abbiamo ovviamente diciamo selezionato l'opzione che vedremo dalle opzioni. Io l'ho messo in angle e qui abbiamo i nostri bei angolini, mettiamoci 180, siamo a posto. Qua abbiamo gli ISO, quindi possiamo andare a decidere l'ISO. E un'altra cosa che cozza un po' sotto con la barra di iOS, qua abbiamo ovviamente il numero che riporta gli ISO che abbiamo ora ovviamente stabilito, e qua andiamo a fare ovviamente il salvataggio di le impostazioni che abbiamo ancora appena messo. E qua vedete che ci ricorda cosa abbiamo ora cambiato nelle opzioni. Se rivado invece su auto, che succede? Ecco, devo ricliccare, poi va su auto, tiro giù, vedete che esce fuori ovviamente la compensazione dell'esposizione, quindi posso andare a compensare l'esposizione. Ecco, questo comando sparisce quando ovviamente c'è la modalità automatica, ok? Quindi non posso andare a fare questa regolazione per farlo sparire, ma come ovviamente ecco, anche qua abbiamo il blocco della compensazione di esposizione e in registrazione, così è bloccata e così invece si sblocca. Vado, tiro su, ok, vedete, e quindi no, ho detto una cretinata, quell'interruttore, diciamo quel lucchetto serve un'altra, cioè serve bloccare l'esposizione in fase di registrazione, sì, giusto, ho detto bene. Quindi è anche per quando vado in modalità automatica, se faccio uno swipe verso l'alto, vedete sparisce tutto, faccio uno swipe verso il basso e ricompargono, compaiono i comandi. Beh, rimettiamolo in auto, ok, va bene così. Continuiamo la nostra panoramica. Qui abbiamo gli obiettivi, ok? Io ovviamente ho un grandangolo e ovviamente ho l'1.1, non ho altri obiettivi, quindi sono messo molto male. Qua invece abbiamo la regolazione del fuoco, quindi possiamo cliccare qua sopra per andare a mettere manualmente, ok, la messa a fuoco. Come riclicchiamo qua, la messa a fuoco viene in automatico. Ecco, una sorta di messa a fuoco, blocco nella messa a fuoco sarebbe puntare il telefono con la messa a fuoco automatico verso un soggetto, poi ovviamente se noi clicchiamo qua la messa a fuoco viene bloccata, non si muove più, quindi potrebbe essere usufruita anche per questo. Poi
Qui abbiamo il primo menu, quindi si apre questo menu molto semplice. Qui abbiamo le opzioni della nostra fotocamera. Qua abbiamo qualche diciamo aiuto da parte degli sviluppatori. Qua ecco la cosa veramente bella è che abbiamo la possibilità di importare e utilizzare ovviamente dell'UTS messa a disposizione dai sviluppatori gratuitamente. Se no, possiamo importarle da file. Molto molto interessante questa parte. Bene, torniamo indietro e abbiamo qua la parte che riguarda il recording. Eccoli qua, vedete la sezione che riguarda lo speed, diciamo, dell'esposizione. Abbiamo angle o speed, quindi possiamo settare su uno dei due. Eccola qua, questa è la funzione invece che riguarda l'auto. Ecco, non vi ho ancora spiegato che questa funzione qua serve a avere un'esposizione corretta, quindi quando, sì ve l'ho spiegato, forse non mi ricordo un po' più, un Alzheimer ragazzi, quindi quando lo selezioniamo e ovviamente questo è flaggato, vogliamo che la scritta auto si accenda di verde quando l'esposizione è corretta. E tanta roba. Ed eccoli qua i due comandi a sorpresa, eccoli qua, due comandi a sorpresa e uno ovviamente non c'è la regolazione del bilanciamento del bianco, è quello che manca in questa applicazione. Però possiamo bloccare l'esposizione e il bilanciamento del bianco quando andiamo in record. E voi direte, però poi vedrete, haha, e ho detto tutto. Quindi andiamo indietro e poi cosa c'è ancora? C'è ovviamente lo storage, quindi abbiamo la possibilità di andare a salvare su file o andare su diciamo l'iPhone. Qua abbiamo il backup dei nostri, la possibilità di fare il backup dei nostri video appena acquisiti. Basta, c'è più niente. Ci sono i consigli, l'about, il supporto, eccetera, eccetera. Quindi non c'è più nulla, ok? Nelle impostazioni. Ecco, cliccando su questo freccetta si torna indietro. Quindi non c'è più nulla. Ok, andiamo avanti con questi parametri. Qui giriamo la telecamera. Selfie. Qua abbiamo la regola dei terzi con al centro un bel quadratino che vedete io metto sempre tutto storto, no è diritto storto, un po' storto. Se io lo vedo lo piego, ok? Il rettangolo si piega, quindi abbiamo anche questa bolla, diciamo questa livella fatta così che ci permette di stabilire se l'orizzonte è diritto. Il comando si spegne ovviamente andando di uno sopra. Qua abbiamo la stabilizzazione che ahimè non è che sia una grande stabilizzazione, quindi non lo so se la consiglio di utilizzare, ma adesso la spegniamo. E poi qua sotto cosa abbiamo? Qua sotto invece abbiamo la possibilità di azionare gli istogrammi, quindi per una maggior correzione dell'esposizione. Ma passiamo al pezzo forte veramente. Il pezzo forte è qua dentro. Qui abbiamo i LUTs, praticamente questi, diciamo, questa sorta di color correction fatta direttamente dall'applicazione, ok? Quindi posso selezionare quello che voglio e poi decidere se applicarlo sul filmato, se questo flag è flaggato ovviamente, oppure se non è flaggato lo vedrò solo a schermo, quindi già un'opzione molto grande. Quindi se faccio così e vado su appli, ovviamente il mio filtro, che non è mio, è loro, verrà diciamo messo su filmato direttamente. Vedete che qui intorno ovviamente viene rappresentato diciamo un cerchione giallo per dirvi guarda io salvo anche sul filmato. Beh, ragazzi, qui si spengono le opzioni e qua c'è il tasto di registrazione, quindi vado, è dimenticato l'ultimo, qui, lì su l'ho lasciato per ultimo. Vado in rec e guardate che cosa succede. Succede intorno, ok, diciamo una cornice rossa e ci fa capire che siamo in registrazione. Qui invece abbiamo la possibilità di andare a vedere ovviamente quanto sto registrando, ok? E qui si fa stop, ok? Ma un'altra cosa, vabbè, fallet to record, bene, l'iPhone 13 è sempre migliore. Possiamo tirar giù
vedete? Per non aver sì che praticamente si blocchi la registrazione accidentalmente. E quindi per bloccare, vedete che c'è il lucchetto, lo devo tirare su e la registrazione si blocca. Adesso mi dirà di nuovo. No, non mi dice più niente. Ok. Boh, sono errori che ogni tanto capitano. Quindi molto bene, molto bene. Qui su, dimenticavo, abbiamo la regolazione di quello che ovviamente è la registrazione. Quindi abbiamo già tre impostazioni, quindi possiamo usufruire di queste impostazioni oppure andare in custom e decidere di che morte morire, ok? Quindi possiamo andare a 60 frame, possiamo lo spazio colore possiamo ovviamente cambiarlo e anche il codec di conseguenza e ovviamente anche andare a 4K o 1080. Facciamo apply e ovviamente le mie diciamo questi parametri vengono ovviamente applicati e infatti qua su vengono riportati, ok, i parametri che ho appena settato. Quindi se volete cambiare i parametri andate qui in custom e potete fare questo bel giochetto per poter registrare filmati un po' in alta qualità. Ecco, io non ho il ProRes perché ovviamente sapete che la povertà è un po' così. Boom, ragazzi, non c'è più niente da dire. Lascio a voi larga sentenza. Una cosa che ho dimenticato di dirvi è che se vogliamo registrare in verticale, basta girare il nostro iPhone in verticale e il video ovviamente verrà registrato in 9 sedicesimi. Ecco, non abbiamo tanti controlli di questo genere, non possiamo andare a settare ovviamente non so, i due settantasesimi, i due sedicesimi, diciamo per quanto riguarda la cinematografia non abbiamo ovviamente controlli sugli obiettivi tipo cinematici, anamorfici, però diciamo che è già tanta roba per quello che fa e per quello che costa. Ok, abbiamo installato l'applicazione sull'iPhone 13 e sul gimbal M6. Purtroppo non abbiamo il controllo dello start diciamo, col pulsante del gimbal o con qualsiasi telecomando remoto, perché vedete, non vedete, ma io sciacquo il pomello e si aziona il volume. Comunque va bene. La prima caratteristica è questa che andiamo a vedere. Vedete che adesso giriamo di qua e quindi l'esposizione si è messa a posto e anche il bilanciamento del bianco e tutto il resto, perché il bilanciamento del bianco non esiste. Se adesso, se abbiamo abilitato ovviamente le funzioni all'interno delle opzioni bilanciamento del bianco e esposizione bloccato, cosa succede? Che quando io vado a fare rec e mi giro verso una parte più scura, guardate che succede, ok, non si schiarisce diciamo, l'esposizione. Quindi questa è una cosa secondo me abbastanza importante perché per tutti quelli che non sono tanto pratici è una cosa veramente eccezionale. Nasce questa applicazione proprio per persone che non è che non sono pratiche, non hanno neanche voglia di perdere tanto tempo per fare magari qualche reel o qualche video perché è ben fatto. Quindi visto questo stoppiamo e ovviamente avete visto la prima caratteristica molto molto importante di questa applicazione, quindi secondo me è una cosa estremamente carina da fare, diciamo da portarsi a casa. Un consiglio che vi do è questo. Ci sono dei problemi, non so se sono legati all'applicazione, all'iPhone, quello che è, di chiaroscuro. Quindi appena praticamente io schiaccio il pulsante di rec, abbiamo come una specie di flash. A questo punto direi che se vogliamo utilizzare ovviamente l'esposizione automatica e tutto il resto, puntiamo ovviamente verso ok, più luce e aspettiamo un secondo, quindi vado a fare rec, ok? Non succede sempre le flashate, però ogni tanto succede e mi giro verso la parte più scura. Vedete che qua sarebbe venuto sovraesposto. Adesso cammino, ovviamente non mi vedete ma io mi accuccio perché dobbiamo fare come fossimo scemi, accucciati. E ragazzi non ce nessuno mi riprende, quindi sono accucciato, infatti il gimbal è molto stabile praticamente. Ok, quindi possiamo stoppare la nostra registrazione. Quando stoppiamo, cosa succede?
succede, vedete, che si schiarisce il tutto, quindi praticamente abbiamo fatto già un filmato nel quale dovevamo stare attenti a questi parametri. Un altro esempio è questo: se io voglio riprendere ovviamente il cielo che non sia proprio, vedete che è praticamente nuvolo, ma ecco, guardate, punto lì, vedete che quasi è tutto a posto, ragazzi, è pazzesca questa applicazione. Vado a fare rec, sto un attimo fermo e poi incomincio a fare le riprese che voglio, ok? Se voglio fare delle cose dinamiche faccio così, poi vado a finire la torre, vedete che l'esposizione è sempre ferma, ragazzi, guardate che pazzesco che è, guarda, 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 la torre lì sopra, va bene, guardate un po' qua, e adesso entriamo dentro, e ovviamente è buio, però il buio è giusto, perché è un buio giusto questo qua, non è un buio praticamente artificiale, è veramente così buio qua dentro, perché l'esposizione si deve, diciamo, mettere a posto. Guardate qua, usciamo qua, sempre 4-4, ok, qua forse c'è troppo sole, quindi vabbè, l'esposizione l'abbiamo presa di là, però se andiamo all'ombra, ok, e ci giriamo verso il sole, vediamo che succede. Guardate un po', ragazzi, che meraviglia questa applicazione, io non lo so, l'adorerò. Ecco, adesso invece qui, vedete, vado su, vedete, prendo l'esposizione là, vediamo se è giusta, faccio rec, aspetto sempre un secondo e vado giù, vedete? C'è un po' di sole qua, purtroppo è così. Vado 4 come un gatto sempre. Gatto come un gatto. Guardate un po', ragazzi. Guardate un po' che combina questa applicazione qua, guardate un po'. Guardate un po' che combina. Guardate un po'. Un'altra cosa che ha integrato questa applicazione, peccato che il castello lo stanno rifacendo, un'altra cosa che ha integrata, fatto una cosa, questa applicazione, sono la possibilità di inserire dei filtri LUT, chiamateli come volete. Ovviamente io non ho l'iPhone Pro, quindi non ho il ProRes, ma chi se ne frega. Andiamo a settare il filtro che vogliamo, vedete che già, ok, guardate come cambia. Ma la cosa bella è che ovviamente possiamo andare a importare i filtri, quindi è una cosa veramente simpatica questa. Quindi quando abbiamo settato il filtro che vogliamo, ok, possiamo fare la stessa cosa. Ricordatevi che per applicarlo bisogna flaggare, ok, quel flag lì. Facciamo apply, ok, possiamo andare ovviamente di nuovo su a prendere l'esposizione, ok. Ecco, la cosa è che non dovete avere troppo, diciamo, differenza, se no viene buio ovviamente. Prendetela un po' a metà, rec, aspettate un secondo che non ci sia la flashata, giratevi e fate il vostro video, ragazzi. Guardate un po', guardate un po', il castello lo stanno rifacendo, quindi fa schifo. Siamo all'ombra. Vedete, col filtro applicato io ho già fatto un filmato che potrei già vendere. Diamo un'occhiata adesso diciamo, a quello che succede andando in manuale. Vedete che qua lui mi dice adesso, il verde, mi dice di inserire un filtro ND per scurire la scena, ok? Quindi, però, ovviamente quando sarà in registrazione, perché oppure lo metto adesso. Ecco, questa è una cosa. Ah, c'è già il filtro ND, quindi cosa vado a scoprire? C'è il filtro ND, quindi vado adesso a toglierlo perché ovviamente non mi serve più. L'ho dimenticato, quindi lo tolgo, metto il tasto. Anche se non si dovrebbe, vedete, si è schiarito un po', ma io non so se si schiarisce un po'. Poi comunque lasciamo perdere. E quindi cosa facciamo adesso? Andiamo a vedere diciamo, i comandi un po' manuali, ok? Che ovviamente andiamo in auto, qua vedete posso andare in auto su e spegnere, mettere manuale. Ecco, vedete che viene fuori ovviamente i gradi. Ecco, la cosa da tenere presente è questa, che andando in automatico viene automaticamente impostato su 180.
quindi andiamo su 180, che è questo, ok? Ok, vedete che si scurisce leggermente, e abbiamo anche ISO, quindi possiamo andare anche, ecco, questo tasto ISO qua è messo in un posto che prende proprio il posto della barra di iPhone, quindi vabbè, ce ne faremo una ragione. Ecco, adesso io, ok, lui non si imposta più automaticamente, quindi adesso è tutto in manuale, quindi quello che gli do lui prende, quindi non posso avere più la certezza di avere diciamo un'esposizione corretta. Ecco, posso ancora tirare giù ISO, ma non posso più perché ovviamente sono già giù abbastanza. Vedete che manualmente è un pochino più complessa, non complessa, però va utilizzata in un'altra maniera. Anche se ora, se io vado col dito su e tiro giù, non ho più la possibilità di andare ovviamente diciamo, a mettere la compensazione dell'esposizione, e forse questo è un po' una cosa che non è tanto carina, però diciamo ragazzi, già tanta roba quello che fa. Allora, ho dovuto rifare il video perché con la stabilizzazione non può essere messa. Quindi, cosa facciamo adesso? Ripuntiamo di nuovo un po' al cielo, ok? Innanzitutto andiamo a abilitare la stabilizzazione, che è questa, vedete, si abilita. Quindi ora non so io se è più stabilizzato di prima o meno. Adesso andiamo un po', ecco, facciamo così, prendiamo l'esposizione a metà, ok, tanto così, tanto dobbiamo vedere solamente la resa dell'esposizione. Andiamo in rec. Adesso io camminerò normale, senza accucciarmi, ok, come si fa di solito col gimbal, ok, non mi accuccio, mi sposto verso gli alberi perché ovviamente ci possono essere delle persone che non vogliono essere riprese, quindi io rispetto ovviamente tutte le persone, e quindi vedete che, ok, ok, mi giro e torno indietro. E poi adesso andiamo a vedere il risultato, ok? Io non mi sono accucciato per niente, quindi vedremo cosa è successo. Un'altra caratteristica interessante è quella del, vedete, il quadrato, il rettangolo al centro che ci indica, ovviamente è una bolla, vedete che ci indica se siamo ovviamente diciamo paralleli all'orizzonte, ok, se siamo dritti o storti. E questa è una cosa carina perché ovviamente si può utilizzare veramente come uno strumento di linea, anche se non abbiamo un gimbal, ecco, che ci tiene ovviamente in linea l'orizzonte. È una cosa molto 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 bella, guardate che carina che è, che fa tutto di qua e di là. Vedete, ecco, una cosa veramente simpatica. Anche la selfie camera praticamente blocca ovviamente tutti i parametri, ok? Se noi ovviamente adesso siamo più chiari, ovviamente lei bloccherà noi, ok? Quindi se andremo in oscuro vedremo scuro. Quindi adesso io faccio una prova. Ecco, ho messo il rec, i parametri sono stati bloccati, cammino con il mio gimbalone e vado ovviamente dentro la parte più scura, ok? Quindi siamo qua nella parte più scura. Quindi vedete che io rimango sempre bello chiaro, quindi perché i parametri sono stati bloccati. Questa secondo me ragazzi è veramente una cosa bella per questa applicazione perché ci permette anche di fare dei vlog dove praticamente noi poi siamo sempre ovviamente quasi in luce, ok? Siamo sempre praticamente in luce, quindi dobbiamo solamente stare attenti a dove bloccare l'esposizione. Ovviamente vi ricordo se la vogliamo bloccare, se no ovviamente nelle impostazioni possiamo sbloccare tutto e quindi come dire, ce la aggiusteremo noi. Ecco, anche se ovviamente col gimbal A-Steady M6 noi possiamo fare il giochino di girarci, ok? Quindi adesso andiamo in registrazione, blocchiamo l'esposizione in un punto a metà, ok? Che sia a metà dell'erba e del cielo. Vediamo cosa succede, ok? Facciamo così, andiamo in rec, si blocca tutto, vedete che adesso scendo giù, quindi lì risulta più scuro. Adesso mi giro verso di me
ok? E sono girato verso di me. Io non vedo adesso cosa è successo, ovviamente, lo vedremo dopo. E quindi con questo gimbal io posso ovviamente girare, ok, l'asse e quindi riprendere me mentre parlo. E poi posso dire, ok, adesso vediamo il resto di questa bella vegetazione. Quindi gimbal M6 promosso e anche l'applicazione Kino, anche se ha qualche parametro che manca. Allora, video un po' lunghetto, ma ne basta la pena. Avete visto l'applicazione è interessantissima, schermata molto pulita. Solamente manca qualcosa, il bilanciamento del bianco non si può personalizzare, mettere quello che vogliamo, ma diciamo che in buona sostanza l'applicazione fa quello che serve, ok, per video anche più rentati sui social, ma anche un video tutorial o un video di blog. È molto interessante. L'altra cosa che non mi è piaciuta, ovviamente lo dico perché sono sincero, la stabilizzazione. La stabilizzazione non va assolutamente utilizzata perché non è un granché. Ecco, un po' scusate, ho un po' di allergia e quindi non va assolutamente utilizzata. La stabilizzazione interna ce la possiamo dimenticare. Diciamo, cose interessanti ce ne sono state, abbiamo ovviamente pro e contro, però diciamo che per quello che costa e quello che dà una tantum costa, quindi il prezzo è, mi sembra, 22,90 € non scontato, 9,90 € scontato. Buon cuore dei sviluppatori di Highlight, che non l'ho detto, sono gli stessi sviluppatori. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo, mi raccomando, con i vostri amici, che mi fate crescere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!